Nella seconda parte del suo Vangelo, l'Evangelista Marco racconta l'itinerario formativo con cui Gesù ha cercato di segnare la mentalità dei suoi discepoli. Per 3 volte ripete l'annuncio della sua imminente passione, morte e risurrezione. Ma ogni volta i discepoli non capiscono, reagiscono in un modo negativo. Dopo la prima profezia della passione, al capitolo 8, troviamo la reazione di Pietro, che prende in disparte Gesù e si mette a rimproverarlo. Perché, secondo Pietro, le parole di Gesù sono strane, assurde, sbagliate. Notiamo la contrapposizione delle 2 scene. Pietro ha appena professato la sua fede in Gesù, dicendo «Tu sei il Cristo», e subito dopo lo rimprovera perché ha detto delle cose sbagliate. È fiducia questa? È vero che Pietro si fida di Gesù? Se lo rimprovera è perché ritiene di sapere meglio come stanno le cose. Gesù ha appena detto che a Gerusalemme sarà ucciso e Pietro ritiene assurdo questo fatto, ma ritiene che il modo di vedere di Gesù non sia giusto, cerca di correggerlo. Lo fa perlomeno con un po' di educazione, perché ha preso in disparte il maestro e lo fa sottovoce, a tu per tu, senza farsi vedere dagli altri. Gesù invece reagisce in modo plateale, apertamente, voltandosi e guardando i discepoli, Gesù rimproverò Pietro, dicendogli «Mettiti dietro di me, Satan! Tu mi sei di scandalo!» Satan è un termine ebraico che indica la funzione del pubblico ministero. È un termine che indica colui che ostacola, blocca il cammino, mette i bastoni fra le ruote, possiamo dire noi. Questo è lo scandalo, è l'inciampo, è qualche cosa che blocca il cammino e fa cadere. Gesù chiama Pietro Satan. Tu sei un ostacolo, tu sei un blocco. Altro che discepolo fedele, altro che credente nella messianicità di Gesù. È un Satan. È un termine comune. Non si potrebbe dire che il discepolo è un demonio, perché il termine demone o demonio indica una natura sovrumana, uno spirito ribelle, è lo spirito impuro, ribelle a Dio, nemico dell'uomo. Il discepolo è un uomo, non un angelo, non un puro spirito. Il termine Satan, tradotto in greco con diabolos, diavolo, invece è un nome comune, è un nome che si dà a chi si oppone, a chi boicotta, a chi rema contro. Non sei un discepolo fedele, ma un ostacolatore. Tu pensi secondo gli uomini e non secondo Dio. Ecco il punto delicato. Pietro e anche gli altri discepoli di cui egli è portavoce hanno un pensiero umano, molto umano, troppo umano, terra. Non riescono a capire quello che sta dicendo Gesù e non si sforzano di capirlo. Lo accettano,
come Messia, gli vogliono bene come uomo, ma quella linea pericolosa del sacrificio della vita la contestano. Dopo questo primo annuncio e prima incomprensione segue una prima catechesi. Gesù convoca la folla e si mette a dire loro: se volete venire dietro di me, dovete dire di no alle vostre idee, rischiare la pena di morte, finire sulla croce voleva dire questo, e seguirmi, imparare da me, fare come faccio io, accettare la mia impostazione. Seguono alcuni episodi in cui Gesù conferma questa sua linea. Sul monte si trasfigura e mostra il suo volto glorioso. La voce del Padre dice ai discepoli: ascoltatelo, ha ragione in quello che va detto, ha ragione lui. Mentre scendono dal monte trovano i discepoli impegnati in un esorcismo, ma non ci riescono a scacciare il demonio. E Gesù interviene liberando quel bambino. Splendido è il dialogo con il padre del fanciullo indemoniato, il quale si rivolge a Gesù dicendogli: se puoi fare qualcosa. E secondo lo stile narrativo di Marco, Gesù risponde con un certo cipiglio: come se puoi? Tutto è possibile per chi crede. E quell'uomo dice: io credo, ma tu aiutami nella mia incredulità. Ecco l'intento basilare di Marco, catechista dei catecumeni. Ci sono delle persone che credono, che accettano, che si dicono disponibili, i discepoli, ma sono ancora segnati dall'incredulità. Hanno ancora bisogno di essere aiutati per maturare e credere veramente. Arriviamo così in 9:31 alla seconda profezia della Passione. E subito dopo troviamo la seconda scena di incomprensione. Mentre Gesù parlava del proprio destino imminente di morte, i discepoli discutevano fra di loro sull'ordine di precedenza. Si spartivano i posti di onore. Quando Gesù chiede loro di che cosa parlavate per strada, si vergognano a rispondere, tacciono, perché fra di loro discutevano chi fosse il primo. Altro che avere capito lo stile di Gesù. Praticamente loro continuano a non capire. E segue dunque la seconda catechesi sul servizio. Chi vuole essere il primo sia l'ultimo e il servitore di tutti. E in questa sezione Marco ha raccolto una serie di catechesi di Gesù sul discepolo che non dà scandalo ai piccoli, sulla scelta di un matrimonio che sia veramente dono di vita per tutta la vita, l'accettazione dei bambini, cioè delle persone che non hanno un ruolo sociale importante, che non contano, la scelta di Gesù piuttosto che i possedimenti umani, e il giovane ricco se ne va triste, incapace di distaccarsi dai suoi averi. E arriviamo al capitolo 10, versetto 32, al terzo annuncio della passione, quello più esplicito, dove Gesù fa una descrizione in anticipo della sua passione. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani. Lo derideranno, gli sputeranno addosso,
lo flagelleranno e lo uccideranno, e dopo 3 giorni risorgerà. Qui c'è tutto lo schema della futura passione. L'arresto, l'interrogatorio davanti ai sacerdoti e agli scribi, la condanna, il trasferimento nel tribunale romano, seguito dalla derisione, dalla flagellazione e dalla esecuzione capitale. Ma l'ultima parola è la risurrezione. I discepoli, per la 3ª volta, danno un chiaro segno di incomprensione. Subito dopo, difatti, Marco racconta che i discepoli Giacomo e Giovanni si avvicinano a Gesù e gli chiedono qualcosa. Maestro, vogliamo che tu faccia quello che ti chiediamo. Che cosa volete che io faccia per voi? Rispondono: concedici di sedere nella tua gloria, uno alla destra e uno alla sinistra. Quale gloria si aspettano? Una presa del potere politico, amministrativo. Si aspettano che a Gerusalemme Gesù salga al trono, diventi re e organizzi un nuovo governo, per cui avrà bisogno di 2 ministri principali, uno alla destra e uno alla sinistra, i 2 primi posti del nuovo governo. E Giacomo e Giovanni si candidano. Vogliamo quei 2 primi posti. Gesù ha appena descritto in modo dettagliato che cosa gli capiterà a Gerusalemme. I discepoli, che pure gli vogliono bene, non hanno capito niente, non condividono la sua mentalità, continuano a seguire le loro idee, restano fissati nei loro schemi. E Gesù risponde di no, non dà loro soddisfazione. Se avessero capito quel che chiedevano, il posto alla destra e alla sinistra di Gesù saranno occupati da 2 briganti crocifissi con lui. Quella sarà la sua gloria. Ma se avessero davvero accettato il discorso di Gesù e avessero immaginato che i posti principali erano quelli di 2 condannati a morte, non gliel'avrebbero chiesto. Gesù chiede se sono disposti a bere il calice che egli beve. È una immagine semitica per indicare affrontare le difficoltà. Gli dicono di sì. Siete pronti a ricevere il battesimo con cui io sono battezzato? Non è un'immagine liturgica, ma simbolica. Battesimo vuol dire immersione. Siete pronti ad una immersione totale nelle difficoltà che mi sorprenderanno? Gli dicono di sì. Va bene. Allora vi concedo l'onore di venire a soffrire con me. Poco dopo arrivano a Gerico, che è l'ultima tappa del viaggio dalla Galilea per Gerusalemme. E in Gerico Gesù guarisce un cieco, un altro cieco. Il cieco di Betsaida era quello guarito in 2 fasi, prima della professione di fede di Pietro. Il cieco di Gerico viene guarito in un colpo solo. E anche in questo caso abbiamo il simbolo teologico dei discepoli trasformati dalla grazia. Perché i discepoli di Gesù possano capire qualcosa e accettare la sua mentalità, c'è bisogno di un miracolo. Non ci arrivano con le loro forze, semplicemente coi loro ragionamenti. C'è bisogno di un intervento dall'alto, un'opera prodigiosa con cui il Cristo apra loro gli occhi. Questa è un'immagine del battesimo,
cioè del dono di grazia. Quando uno è disponibile ad accogliere Gesù, anche se non lo capisce, è pronto per accogliere la grazia del sacramento. E in modo sacramentale, veramente, il Signore opera una trasformazione del cuore, della mente. È come aprire la testa e mettere dentro ai discepoli una nuova idea, un nuovo modo di vedere. È come aprire gli occhi di questo cieco. Notiamo un particolare importante. Quando il cieco Bartimeo butta via il mantello e corre da Gesù perché lo chiama, Gesù gli dice: che cosa vuoi che io faccia per te? Notiamo che è la stessa domanda che ha fatto poco prima ai discepoli Giacomo e Giovanni. A loro ha detto no. Invece a Bartimeo, che chiede: Signore, fa che io possa vedere, gli dice sì. Che cosa vuoi da me? Continua a chiedere Gesù. E qual è la cosa che il catecumeno, colui che si prepara a ricevere la grazia battesimale, deve chiedere? La luce, la possibilità di vedere. Aprimi gli occhi, aprimi il cuore, aprimi la testa, fammi comprendere il tuo stile. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. E questo è l'evento importante. Il cieco, guarito, segue Gesù lungo la sua strada. E la strada di Gesù è quella che da Gerico sale a Gerusalemme. 30 chilometri con oltre 1000 metri di dislivello. È la tappa di una giornata, una dura giornata di cammino, una salita in mezzo al deserto fino a Gerusalemme, dove lo aspetta l'epilogo tragico. E il discepolo, figura di tutti i discepoli, il discepolo cieco guarito, segue Gesù sulla via Crucis, su quella strada che porta alla croce. Al capitolo 11 inizia la sezione che narra il ministero di Gesù in Gerusalemme. Inizia con il racconto dell'ingresso clamoroso del Messia, che arriva cavalcando un asinello. Secondo un versetto del profeta Zaccaria, una immagine di mitezza, di debolezza. Non arriva come un condottiero su un grande cavallo alla testa di un esercito. Arriva come un contadino su un asinello. È quasi una polemica antimilitarista, un segno profetico di quel Messia mite, mansueto, che viene disarmato per eliminare i carri e i cavalli da guerra. Viene acclamato dalle folle, ma è un'acclamazione superficiale. Abbiamo visto come sia superficiale la fede dei discepoli, che vivono con lui, gli vogliono bene, tuttavia non riescono ad aderire veramente alla sua mentalità. Figuriamoci la folla. La folla ha accettato questo profeta che viene dalla Galilea perché fa dei miracoli, perché spera di averne dei vantaggi politici, sognano ciascuno dei propri privati interessi e acclamano Gesù perché fa loro comodo, ma non sono veramente convinti di quello che Gesù sta portando. I giorni seguenti Marco li narra come momenti di catechesi, momenti formativi all'interno del Tempio con le autorità di Gerusalemme. Ed è proprio quello scontro che diventa l'anticipo della fine tragica e della condanna a morte di Gesù.